Nessun sistema filosofico, religioso o politico può cambiare il mondo dall'esterno. Solo un lavoro portato avanti dal singolo individuo può realmente mutare le cose, ma deve trattarsi di individui disposti a lavorare in maniera indomita, giorno dopo giorno, alla trasmutazione dei loro atteggiamenti, desiderosi di sottrarre se stessi dal pensiero collettivo, o come viene chiamato nella teoria presa in prestito dallo sciamanesimo tolteco, dal primo anello di potere. In realtà noi tutti non stiamo vivendo, stiamo dormendo, avvolti da una coltre di pensieri avidi e frenetici che ci annullano giorno dopo giorno. In fondo all'anima, dove brucia il fuoco dell'insoddisfazione, sentiamo che la nostra esistenza è illusoria e che forse potremmo vivere nella consapevolezza, se solo ci venissero forniti gli strumenti per operare un vero cambiamento interiore. Talvolta ci chiediamo il perché delle nostre vite. Abbiamo come il sentore che qualcosa non stia andando per il verso giusto, che ci sia un inganno, un mistero celato dietro l'apparenza di una quotidiana normalità che contraddistingue l'esistenza degli esseri umani. È possibile che il nostro scopo qua giù si riduca ad una lotta per la sopravvivenza e alla funzione riproduttiva? È necessario perciò smettere di dormire, essere disposti a qualsiasi sacrificio per svegliarsi ed entrare a far parte di quel gruppo di guerrieri che hanno sconfitto con un lavoro costante di presenza e di consapevolezza il sonno dell'esistenza. Costoro lavorano senza mai arrendersi al loro piano di fuga, che consiste nell'eludere le leggi psicologiche della prigione in cui siamo stati sprofondati da tempo immemorabile. Solo così si diventerà invincibili guerrieri, incapaci di provare paura, poiché perfettamente coscienti di essere l'origine della propria realtà. Volendo parlare di risveglio e consapevolezza, può essere rilevante ribadire ancora una volta il concetto espresso dall'oracolo di Delfi, che metteva in guardia coloro che volevano conoscere gli arcani della natura, affermando che se non si fosse riuscito a trovare in se stessi ciò che si andava cercando, non lo si sarebbe trovato neppure fuori dal proprio sé. L'oracolo di Delfi affermava: se ignori le meraviglie della tua casa, come pretendi di trovare altre meraviglie fuori di essa? In te si trova occulto il tesoro degli dei. O uomo, conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dei. Il cammino di risveglio, perciò, è un viaggio nella profondità di se stessi, tramite se stessi, verso il proprio autentico sé. Un viaggio che è un paradosso costante. Cerchiamo di liberarci dal sé, tramite noi stessi, per noi stessi. Un progressivo passaggio verso la vera conoscenza. Un cammino progressivo che significa anche denudarsi di tutto quello che non è per poter essere realmente. Il cammino del guerriero da subito punta al vertice dell'esperienza, come il guardare la cima della montagna che ci si appresta a scalare. La cima può essere nascosta dalle nubi, ma ne intuisco la presenza all'incombere su tutto il percorso. Percepiamo che qualcosa in noi è immortale, ma ancora non riusciamo a metterci in contatto con questa parte profonda, che tuttavia sentiamo essere molto reale. L'esperienza dell'eternità in noi è intuita come uno scopo remoto, un'aspirazione, fino a divenire per pochi conoscenza e realizzazione nell'infrangersi dei limiti della condizione umana. Attraverso questo lento e progressivo rovesciamento di prospettiva, tutto ci appare in una luce nuova. L'interiore e l'esteriore diventano aspetti interconnessi e in fondo dipendenti entrambi dalla nostra coscienza, che muta, cambia ed evolve. Il lavoro di risveglio interiore è in fondo un percorso semplice. È necessaria solo esercitare la volontà di risvegliarsi a se stessi ed in se stessi, nelle profondità del proprio essere, per più tempo possibile durante lo svolgersi della nostra vita quotidiana. In altri termini, il risveglio consiste unicamente nel non dimenticare mai che siamo qui per svegliarci e trovare in noi l'occulto tesoro degli dei. Questa tensione costante verso l'interiorità farà sì che progressivamente perderemo parte dei nostri attaccamenti esteriori, identificandoci sempre più con altre parti del nostro essere. L'osservazione attenta degli altri e della società che riflettono e ci inviano le nostre ombre renderanno più rapida la nostra comprensione. Se l'uomo comune si perde nei meandri della realtà che lo imprigiona, il guerriero si pone al centro del suo mondo interiore e con la sua visione chiara ed il forte intento recherà il proprio universo. Il paradosso sempre accompagna questo cammino, a differenza dal facile credere in una condensazione maggiore dell'ego. La vera opera è quella di una progressiva spersonalizzazione che rende universale la nostra individualità.